Buonasera a tutti e bentornati a questo secondo episodio della nuovissima trasmissione di Radio Rossonera incentrata sul Milan Futuro, trasmissione che, come sapete, se avete visto il primo episodio, se non l'avete visto andate a recuperarlo, abbiamo trattato principalmente la partita di Lecco, il primo turno della Coppa Italia di Serie C, assieme a Giulia, che era la nostra inviata speciale a Lecco, ho potuto vedere la partita dallo stadio. Se avete visto quell'episodio sapete che questa trasmissione non ha ancora un nome ufficiale, ma non è un problema perché ci stiamo tenendo il nome per la prima vera grande partita del Milan Futuro, che sarà la prossima settimana quando inizierà ufficialmente il campionato di Serie C. Ma il Milan Futuro ha giocato anche questo fine settimana, ha giocato sabato sera alle 21 a Novara contro il Novara nel secondo turno, diciamo i sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie C. Sarà questo l'argomento principale della giornata. Ve ne parlerò soprattutto io perché purtroppo la partita non aveva copertura televisiva, io però fortunatamente abito nella provincia di Novara e quindi sono andato a vederla allo stadio, quindi questa volta l'inviato sul campo sono direttamente io. Ovviamente a farmi compagnia c'è, come sarà per tutti gli episodi, per tutta la stagione, il buon William Cherry. Ciao Will. Ciao Giacomo, buonasera a tutti. Io farò la parte del tifoso che appunto ha visto solo gli highlights, ha visto il tuo articolo, le tue pagelle e farà le domande che magari abbiamo in serbo su questa partita che francamente una maniera di farla vedere si poteva anche trovare. Io non so se attraverso canali ufficiali dei club in qualche maniera si poteva fare qualcosa o no con i diritti, però dispiace perché comunque soprattutto al primo anno, soprattutto il Milan ovviamente c'è tanta curiosità e ci sono state anche delle presenze abbastanza importanti che mancavano da un po', diciamo così, e c'era curiosità, c'era tanta curiosità, c'erano alcune prime volte che ci siamo persi. Sì, sicuramente è stata una partita interessante, una partita che ha dato più di qualche spunto. Io prima di cominciare ad entrare nel merito di questa sfida e di questa nuova puntata vi ricordo come al solito di lasciare like a questo video, di commentare in generale su quello che diremo adesso nella trasmissione, sulle vostre opinioni. Sappiamo che non avete potuto vedere la partita, però se dagli highlights avete notato qualcosa fatecelo sapere nei commenti e ovviamente se non siete iscritti al canale iscrivetevi, attivate la campanella così vi rivelando le notifiche per ogni nuova trasmissione sulla prima squadra ovviamente, ma anche il nostro appuntamento settimanale con il Milan Futuro, vi arriveranno sempre le notifiche e non vi perderete nulla. Ma entriamo un pochino nel merito con la prima grafica. Will, chiedo poi a te di commentarla, ovvero la formazione scelta da Daniele Bonera per questi sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C. Ovviamente i titolari sono quelli in bianco e in giallo sono i vari subentrati. Io sottolineo solamente che sono subentrati per primi Malaspina e Sia, diciamo nello stesso blocco. Poi sono subentrati Stalmack ed Alessio e Kubis è subentrato solamente a 3 o 4 minuti dalla fine. Vai Will. Sì, la formazione è molto sulla falsariga della prima, la differenza ovviamente cioè è Traoré che subentra sia, su Traoré penso che tu abbia notizie dirette dal Milan che avesse qualche problemino, ma non di grave entità, insomma. Credo che sia una squadra che più o meno rispecchierà molto spesso questa stagione, a meno di promozione in prima squadra o di problemi fisici, sarà quella appunto della stagione, dei titolari più o meno, a parte Camarda che forse qualche insidia da lungo potrebbe averla, ma dopo questa partita non so, dipende anche da come si comporterà in campionato, ma penso che la sua ascesa sia più o meno inevitabile. Sono molto felice di rivedere Kubis che viene da un crociato e da Kubis in formazione ovviamente perché purtroppo non l'ho visto direttamente, ma viene da un crociato e credo altri problemi fisici, non so se legati o meno al crociato. Stalmack bene, che giochi, io credo che questo ragazzo abbia qualcosa, a differenza magari anche di conoscenti. Il problema è che all'ultimo anno di contratto le aspettative probabilmente erano ben altre anche nell'entourage del giocatore
vediamo un pochino se sarà lì. Sugli altri poco da dire, se non che è entrato e ha messo a ferro e fuoco letteralmente Novara, sia nel bene, il palo è qualcosa di meraviglioso esteticamente, che nel male, perché il gol sbagliato nel finale, io non capisco ancora come possa averlo sbagliato, oltre al fatto di non aver imbeccato il compagno che letteralmente era in porta con un passaggio minimamente decente. Sì, sicuramente una partita di alto livello da parte di tutti gli attaccanti, diciamo, tranne Cuenca, che ha fatto molta fatica, è forse stato il peggiore in campo anche quest'oggi come Alecco. Sicuramente invece qualche ombra in più per quello che riguarda il centrocampo e il reparto difensivo. Ma adesso entriamo nel merito e iniziamo a parlare un pochino più nello specifico dei singoli. Porto ovviamente la seconda grafica che mette in mostra quelli che a nostro avviso sono stati, ad avviso credo anche di un pochino di tutti quelli che hanno avuto la possibilità di vedere la partita o integralmente o con gli highlights, i 4 protagonisti della sfida. Diego Sia, subentrato dalla panchina per Chaka Traoré ovviamente, che conquista il calcio di rigore dell'1-1 poi realizzato da Camarda e serve l'assist, fa il cross sempre per Francesco Camarda per il gol partita del 2-1. Il già citato Camarda, autore del suo primo gol tra i professionisti, e visto che non gli bastava, immediatamente dopo del suo secondo gol tra i professionisti e quindi della sua prima doppietta tra i professionisti, e la Ponava, autore di un'altra partita importante e soprattutto con una parata veramente ai limiti del miracoloso, cioè un gesto tecnico che dallo stadio ha fatto una certa impressione e visto poi, rivisto negli highlights, fa lo stesso effetto. Questi per noi sono i 4 protagonisti principali della partita. Guarda, ti faccio subito una domanda. Io ho letto le tue pagelle, ho visto che a Nava, diciamo che mediamente è un voto più basso degli altri 4. Vedendo gli highlights ha fatto dei signori interventi, appunto ti chiedevo il perché il voto sia rimasto sul 6,5 e non abbia toccato il 7 o anche oltre. Certo, allora ovviamente se volete leggere il resoconto della partita con tanto di tabellino e le mie pagelle dallo stadio sul sito di Radio Rossonera, quindi radiorossonera.it, potete trovare entrambi questi articoli che ho potuto realizzare per fortuna dalla tribuna stampa dello stadio di Novara. Allora, ho messo solo 6,5 Nava perché fa un intervento salva risultato, perché ricordiamolo, ci trovavamo già con il Milan Futuro in svantaggio per 1-0 per un gol subito da corner. C'è stato un secondo corner, il Milan ha palesato, poi sentiremo anche le parole di Bonera, il Milan ha palesato ancora qualche difficoltà in marcatura nei piazzati e oggettivamente la Ponava fa un intervento veramente ai limiti del miracoloso, e se il Milan Futuro fosse andato sotto per 2-0 non so come avrebbe potuto poi andare a recuperare la partita. Perché però solamente 6,5? Beh, in primis perché gli altri interventi che fa, per quanto mi riguarda, per un portiere del suo livello, con le sue ambizioni, sono tutti interventi grossomodo di normale amministrazione, cioè tutte parate sicuramente utili ai fini del risultato, ma se avesse preso gol su quei tiri avremmo parlato quasi di papere o comunque di errori. Quello che secondo me... Un attimo su Nava, Certo. è sempre stato, anche sin dalle giovanili, un portiere abbastanza plastico. Cosa voglio dire per plastico? Di quelli che sono molto belli da vedere esteticamente, anche quando la parata normalmente è un pochino più semplice di quello che sembra, ecco. Quindi quando magari la palla in realtà è a 1 metro, 2, devi respingerla, lui non lo fa come altri magari con essenzialità, ma lo fa in maniera sempre molto molto bella da vedere. La parata diventa più bella, quasi come fosse più difficile. Una piccola spiegazione, sì, perché è un estetista è un estetico della porta, diciamo così. Sì, sì, è la gioia dei fotografi, lo potremmo chiamare così. Quello che però ha inciso in negativo sulla valutazione, per quanto mi riguarda, è proprio il corner, o meglio, il tiro che porta al corner dell'1-0 del Monza. Ovviamente il Monza passa in vantaggio all'11° minuto con Cailoti,
su corner, cioè spizzata sul primo palo, e Kailotti arriva a correggere da 0 metri e porta in vantaggio i padroni di casa. Per quanto mi riguarda, sul tiro parato da Nava in calcio d'angolo, che porta poi al gol dell'1-0, Nava non è posizionato perfettamente. Questa è l'impressione che ho avuto io dalla tribuna stampa. Nava non è sufficientemente in copertura del primo palo, e quindi un tiro che non è poi così irresistibile è costretto a respingerlo in corner, e non dico a regalare, ma a concedere un corner al Novara che forse si poteva evitare. Ma lì no, anche la coppia di centrali poi sul gol, perché Minotti si fa anticipare sul primo palo dal suo uomo, e Bartesaghi effettivamente è abbastanza diciamo in ritardo nella marcatura e nella copertura anche della sua area di competenza. Sì, nessuno della linea difensiva, se devo essere del tutto sincero, spicca particolarmente o esce particolarmente rafforzato da questa partita. Minotti e Bartesaghi non hanno commesso errori particolarmente gravi, sul gol non sono stati sicuramente perfetti, e in più Bartesaghi, ricordo un'ingenuità in cui sostanzialmente questo pallone un pochino a metà strada l'ha aspettato troppo, e l'attaccante del Novara è stato un po' più esperto, un po' più smaliziato, è riuscito a toccare il pallone e farglielo passare in mezzo alle gambe e sostanzialmente a saltarlo secco. Non brillante nemmeno Bozzolan, messo in difficoltà da quello che però probabilmente era il giocatore più talentuoso del Novara e che spesso l'ha puntato con successo sulla corsia. Dall'altra parte Jimenez, difensivamente nulla di particolare da segnalare, non è riuscito a dare il suo contributo, il suo classico contributo in spinta, però ricordiamo che Jimenez è uscito per via di un malessere fisico, un mal di pancia, una cosa del genere, nel trofeo Berlusconi, quindi magari non ha avuto, chiamiamola così, una settimana di allenamenti particolarmente costanti e particolarmente efficaci. Non era al 100% probabilmente della Non era condizione. Sì, sul centrocampo ti faccio semplicemente una domanda. Zeroli secondo me rimane un ruolo che deve ancora un pochino riadattarsi, quindi non andrei tanto nel dettaglio, magari ne riparliamo quando lo rivedremo tutti un pochino di più. Su Sandri, perché Sandri in questo momento sta facendo di fatto il regista del Milan, quindi comunque l'uomo più arretrato, più di ordine, più anche di posizione. Lo ritieni adatto al ruolo che sta ricoprendo, oppure a tuo avviso, Giacomo, come del resto è il mio pensiero, lo dico apertamente, avremmo bisogno ancora di un uomo lì a centrocampo, qualcuno che possa appunto di posizione non solo dare ordine, ma dare un pochino di sostanza proprio a livello anche fisico, in una zona più arretrata del campo rispetto a quella che occupa Zeroli a centrocampo? Sicuramente c'è l'impressione, che è un pochino anche quella che, che Dai ha dato la prima squadra per tutta la scorsa stagione, che manchi un pochino, non tanto come a livello registico quanto a livello di interdizione in mezzo al campo. È un centrocampo molto fluido, con tendenzialmente in queste prime due uscite Sandri e Zeroli che componevano il duo in mediana, il liberali più avanzato. Come a Lecco ieri forse ancora di più c'è stata tanta intercambiabilità fra Zeroli e Liberali, come riferimento più avanzato del centrocampo. È capitato spesso che però anche Sandri si alzasse quando, diciamo, una particolare situazione di gioco lo permetteva. È un centrocampo un pochino offensivo. Ieri le conseguenze di questa cosa non sono state pagate in maniera particolarmente salata, perché il Novara ha giocato molto sulle fasce, molto sugli esterni, e quindi in realtà uno dei problemi di ieri è stata più che altro la non copertura delle volte degli esterni alti di Xhaka e soprattutto di Cuenca sui terzini del Novara che spingevano. Centralmente non hanno provato eccessivamente a sfondare, però probabilmente a centrocampo manca qualcosa. Manca, come dicevamo anche prima di iniziare la registrazione, manca qualcosa, come può essere il Fofana che è arrivato adesso in prima squadra, un giocatore di questo tipo. Ok, sull'attacco non vado troppo nei dettagli, perché sennò andiamo anche lunghi come al solito, perché Sì, infatti. facciamo presto ad andare lunghi. Cuenca di nuovo in ombra, lo diciamo tranquillamente e serenamente, l'ho letto anche nelle pagelle. Forse il peggiore in campo. Liberali non benissimo, cioè, più che altro piuttosto anonimo, più che non benissimo. Sì, non è riuscito tanto a stare al centro del gioco, ha rubato l'occhio molto meno rispetto alle ultime uscite. Questi sono due giocatori che secondo me hanno
un pochino poca predisposizione a giocare un campionato di Serie C, io lo dico anche di nuovo, credo che siano giocatori non da quel campionato. Però ti faccio la domanda su Traoré, che noi non abbiamo visto nella prima uscita e che quindi hai visto praticamente solo tu col Milan Futuro, che ha fatto, sembra una gran partita, ma noi abbiamo visto soltanto il rigore e l'assist a Camarda di fatto, e ovviamente su Camarda oltre ai gol. Allora, Chaka Traoré per quanto mi riguarda, l'ho messo anche nelle pagelle, MVP della partita, nonostante poi a siglare la doppietta sia Camarda, che poi è di per sé il giocatore che tende un pochino a rubare i titoli e le prime pagine dei giornali. Chaka Traoré fa fatica i primi 20 minuti, non so se aveva un problema con gli scarpini, ma aveva anche proprio dei problemi di equilibrio, che per un giocatore brevilineo e scattante come Chaka Traoré non avere un buon grip sul terreno può causare qualche problema. Il terreno era, almeno l'impressione mia è stata che fosse un campo sintetico, in ottime condizioni, anche Sì, vedendo Novara sì, Novara è... un paio di campi in cui si è giocato in Serie A ieri, ne ho in mente uno in particolare, ma non lo cito No, esplicitamente, ti dico io sicuramente un buon campo. tranquillamente, Empoli. Sicuramente non il miglior campo per giocare in Serie A. Risolti diciamo questi problemi di equilibrio, tolta probabilmente un pochino di ruggine verso il 20° minuto, dall'episodio del rigore in avanti, Chaka Traoré è stato grossomodo infermabile, un giocatore che sembrava fuori categoria. Si vede che comunque la scorsa stagione ha potuto giocare 6 mesi con la prima squadra e 6 mesi in Serie B, quando ha cominciato a mettere in campo tutta la sua tattica, tutta la sua tecnica, tutta la sua intelligenza. Non ce n'è più stato per nessuno. Quando Chaka Traoré puntava al suo uomo lo saltava sempre. Questo ha portato alla conquista del rigore, ha portato all'assist in occasione del secondo gol, che poi si è rivelato essere il gol vittoria, il colpo di testa di Camarda, e in generale proprio una prestazione di alto livello. Non aveva i 90 minuti, infatti è stato sostituito da Diego Sia, che è stato un altro dei migliori in campo, subentrando in realtà molto molto bene dalla panchina, anche lì in una situazione di partita in cui si tendeva a giocare un pochino di più in contropiede, con Novara che era costretto ad attaccare per recuperare il punteggio. Lui ha veramente sguazzato in questa situazione di gioco, ha preso il palo, ha servito Camarda che poi ha preso la traversa. Peccato per quell'errore piuttosto grave, ma che non è costato niente a tempo scaduto, in cui calcia da 30 metri a porta vuota, dato che il portiere del Novara era salito per il corner e manca la porta. È un errore piuttosto grave, ma gli servirà. Camarda, una buona partita. Camarda lo sappiamo, noi che l'abbiamo seguito l'anno scorso in primavera, non è un giocatore che di solito ruba eccessivamente l'occhio, è un giocatore che magari tocca 4 palloni e fa 2 gol. Grosso modo è stata quella partita lì, fino al gol abbastanza evanescente, ma in realtà tutto il Milan non gioca una buona partita fino alla rete del pareggio, poi entra in fiducia, il secondo gol è un bel gol, è un gol da centravanti puro, da attaccante vero, di testa in torsione sul secondo palo, e da quel momento inizia a lavorare anche un pochino meglio di sponde a legare il gioco con i compagni, in generale una partita non con particolari cose da segnalare al di fuori della doppietta, ricordiamoci sempre, classe 2008, prime 2 reti tra i professionisti. Io direi adesso che abbiamo finito un pochino di analizzare i singoli, che siamo molto lunghi, leggiamo al volissimo, visto che lo abbiamo citato, le parole di Laponava al Milan. Will, se le vuoi leggere tu. Sì, partita complicata, siamo stati bravi, sempre attenti a non lasciargli troppo spazio. Sono molto contento per l'avvio della squadra, dobbiamo continuare su questa via. È stata una buona prestazione di squadra, è stato molto bravo Francesco. Quel gol di testa non era per nulla semplice. Ringrazio tutti i miei compagni per il sacrificio, l'impegno e la voglia di vincere. Ora dobbiamo accantonare le prestazioni fatte in Coppa Italia. Inizia il campionato e dobbiamo dare il massimo, perché dobbiamo dimostrare a tutte le squadre che non siamo solo i piccolini che sono appena arrivati, ma che siamo una squadra che può competere in Serie C. Anche qui direi dichiarazioni nulla di incredibile da segnalare, ma sicuramente c'è voglia, c'è fame. Abbiamo però anche una sorpresa per voi, perché ovviamente oltre a un giocatore parla sempre anche l'allenatore, e ieri abbiamo avuto la possibilità di intervistarlo sostanzialmente in esclusiva. Quindi adesso noi ci zittiamo per la vostra gioia per un paio di minuti, vi facciamo sentire le parole che Bonera ha rilasciato a Radio Rossonera nel post partita di Novara Milan. Buonasera mister, in primis congratulazioni per la vittoria. Volevo chiederle un commento sulla partita e in particolare sulla reazione mentale della squadra, che è una squadra molto giovane, per la prima volta si trova fondamentalmente in una situazione di svantaggio, ma reagisce e già nel primo tempo addirittura riesce a rimontare. Sì, il lato positivo è sicuramente questo, il fatto che la squadra
abbia reagito a una difficoltà. Era anche una cosa che mi incuriosiva perché volevo capire il livello dei ragazzi appunto mentale, e avevamo rischiato a Lecco su qualche palla inattiva, stasera abbiamo preso gol, quindi su quello dobbiamo lavorare, ma non c'è problema, poi la responsabilità è mia. I ragazzi, come detto, hanno avuto una bella reazione e abbiamo ribaltato già nel primo tempo la partita. Sicuramente una bella prestazione di squadra, in cui spicca ovviamente Camarda, che realizza una doppietta, e spicca anche Chaka Traoré, che è autore di una bella partita, conquista il rigore e l'assist per la vittoria. Le chiedo un commento rapido sulla prestazione di questi due singoli. Beh, è chiaro che a livello individuale abbiamo tanta qualità, i ragazzi si mettono tutti a servizio, poi è evidente che Francesco abbia qualcosa in più perché nonostante la giovane età, insomma, è un ragazzo che ha un valore importantissimo. Ciacca sono molto contento perché la settimana scorsa non avevo potuto metterlo in campo perché aveva qualche problemino, però invece adesso sta bene, sta anche trovando una buona condizione, quindi sono molto contento per lui. Un'ultimissima domanda: adesso, dopo queste due partite ufficiali, dopo queste due vittorie, come arriva l'esordio in campionato della prossima settimana? Beh, sicuramente ci danno tanta forza, nel senso che comunque sappiamo che il livello si alza settimana dopo settimana, anche il livello degli avversari si è alzato, competizione difficile, un girone complicato, anche a livello tecnico molto, molto di valore. Sono anche io curioso, però diciamo che vincere aiuta a vincere e a lavorare bene, quindi quella è la cosa importante. Allora, Will, ti chiedo rapidissimamente un commento sulle parole del mister. Credo che sia stato molto politico, nel senso che sia su Traoré, parlando di qualità, è chiaro che abbiamo qualità, lo ha detto lui, non c'è bisogno di dirlo, abbiamo qualità che potenzialmente sono giocatori tutti superiori o quasi alla Serie C, tranquillamente, dei titolari, nonostante siano giovanissimi. Su Camarda molto probabilmente stiamo parlando di qualcosa di molto di più, nel senso che le potenzialità, vediamo se uscirà bene, ma sono lì da vedere per tutti. L'ha detto lui, è giovanissimo, 2008, gioca talmente sotto età. Niente da dire, testa al campionato. Do una piccolissima notizia, Giacomo, perché mi è venuta in mente. Molto probabilmente questa cosa di uno dei due portieri dell'Under 23, Nava e Mastrantonio, in primavera continuerà per ancora qualche settimana. Longoni, che qualcuno aveva citato nei commenti dopo il primo episodio, se non erro, è ancora out per un fastidio, è sotto antibiotici, ha un problema alla caviglia, quindi comunque continuerà ad essere disponibile fino a più o meno a settembre, quindi per un paio di settimane ancora avremo questa alternanza, oltre al fatto che mancano anche alcuni 2007, Doneda, Bassorizzi, non vado nel dettaglio, ma insomma, ma la situazione portieri tra prima squadra e primavera è abbastanza così, e quindi gli Under 23 molto probabilmente saranno sballottolati su e giù. Allora, siamo in chiusura e, come sarà consuetudine di ogni episodio, e adesso si comincia il campionato. Il Milan Futuro andrà a Chiavari in trasferta domenica 25 agosto, domenica prossima, alle ore 20:45, e comincerà finalmente il tanto atteso campionato di Serie C. E noi ovviamente lunedì ci saremo ancora qui, parleremo dell'esordio del Milan Futuro e di questo primo imprinting al campionato. Ci sarò sempre io, ovviamente sarà con me sempre Will, che saluto e ringrazio. Ciao, a lunedì prossimo. Ciao, grazie Giacomo, io mi sto eclissando per la luce nel frattempo e mi scuso per insomma, la luce non è ottimale. A lunedì prossimo. Un saluto anche da parte mia, vi ricordo like, commento, iscrivetevi al canale, ci vediamo il prossimo lunedì e rimanete sintonizzati per continuare a seguire tutto il palinsesto di Radio Rossonera. Ciao!